ragioni storiche legate alle forti utilizzazioni forestali fatte in epoca etrusca e romana e per il successivo pascolo della capra, gli ecosistemi mediterranei dell'isola di Montecristo sono caratterizzati da alcune specie presenti solo con un limitato numero di individui. La conservazione e il ripristino di questi habitat passa necessariamente attraverso la conservazione del patrimonio genetico rappresentato da queste popolazioni superstiti. Allo scopo di produrre dei propagoli e di fare dei rimboschimenti abbiamo recintato alcune aree dell'isola di Montecristo dove abbiamo messo a dimora delle piantine prodotte a partire da semi raccolte sull'isola di Montecristo. In particolare per quanto riguarda il leccio, dopo la raccolta delle ghiande sono state effettuate alcune semine dirette in queste aree recintate, mentre una parte dei semi sono stati inviati al Centro Nazionale per la Conservazione della Biodiversità di Pieve Santo Stefano per la successiva produzione di postime da riportare sull'isola e metterla a dimora in queste aree. In alcuni di questi siti di impianto si sono verificati degli stress da aridità nel primo anno di impianto che hanno consigliato la realizzazione di un sistema di irrigazione a goccia che fosse pronto a soccorrere le piantine durante i periodi di stress. L'applicazione di queste tecniche ha consentito il successo del rimboschimento, tenendo sempre presente che si tratta di specie a lento accrescimento e che le caratteristiche climatiche dell'isola di Montecristo consentono comunque un limitato periodo vegetativo. Per la raccolta del seme e del materiale di propagazione, la possibilità di avere piante da mettere a dimora nelle aree da rimboschire occorrono dai 3 ai 4 anni. Il successo del rimboschimento dipende dalla capacità e frequenza nel monitoraggio sia della recinzione che degli impianti di irrigazione e quindi dalla possibilità di seguire capillarmente queste aree di ripristino che sono molto delicate nei primi anni di impianto.